ragazzi, sono le 17:30 del 25 febbraio e stiamo percorrendo in direzione ovest l'autopista AP2, anche questa gratuita, che ci porta da Girona all'incredibile Saragozza con la sua area sosta completamente gratis. Seguite fino alla fine questo coinvolgente racconto. Eh sì, sembra di essere nel Far West qua, ma non tanto per il panorama quanto per il vento. È qui che soffia e devo correggere continuamente la rotta e mi spinge continuamente da tutte le parti, invece è proprio il contrario. Quindi potete immaginarvi i consumi da dove vanno. Lo sta facendo 5,5 con un litro di gasolio in questo momento. C'è un po' di salita, ma c'è soprattutto il vento che spinge indietro. Pazienza, dilapidiamo un po' di gasolio così. Guarda che panorama. Circa 100 km prima di arrivare a Saragozza passiamo abbastanza vicino al corso del fiume Ebro, tanto da farlo entrare nella schermata del nostro navigatore installato sulla Atoto X10. In un lungo tratto il corso dell'Ebro è caratterizzato da una infinità di strette anse che lo fanno assomigliare ad un interminabile serpente. Così lo avevamo visto dall'aereo nei nostri precedenti viaggi a Madrid. Ma il fiume Ebro avremo modo di conoscerlo da vicino quando arriveremo a Saragozza. Ed ecco un cartellone che ci preavvisa che stiamo per attraversare il meridiano di Greenwich, quello che segna l'ora zero e che quindi ha il fuso orario di un'ora indietro rispetto all'Europa centrale. Questa cosa mi ha incuriosito, infatti la Spagna ha il nostro stesso fuso orario, sebbene trovandosi geograficamente sul meridiano di Greenwich abbia il sole un'ora indietro rispetto a noi. E in effetti fino al 1942 utilizzava la stessa ora della Gran Bretagna. Ma quell'anno, per volere del dittatore Francisco Franco, fu adottato il Central Europe Time, lo stesso di Roma e di Berlino, come segno di solidarietà verso la Germania di Hitler, suo alleato. Alla fine della guerra, la Spagna non tornò all'orario precedente, semplicemente gli spagnoli si sono abituati ad avere il sole alto fino a tarda sera. Buongiorno da Saragozza, siamo in un parcheggio così libero, perché sosta libera. Eccoci il nostro camper, qui ci sono tantissimi altri camper e 100 metri più in là dove si vedono quei camper in fondo, lì c'è un'area attrezzata con carico scarico, è tutto gratuito. Quando siamo arrivati ieri sera però era completamente piena, quindi non c'era neanche un posto e allora ci siamo spostati un po' più in qua, ma 100 metri insomma, e ci siamo sistemati qui, abbiamo dormito tranquillamente. Qui siamo a circa 4 km dal centro di Saragozza, il posto è tranquillo, qui ci sono gli impianti sportivi, poi dall'altra parte ci sono uffici, palazzi gestionali, direzionali, non ci sono abitazioni. Il posto è anche bello, c'è una strada a grande scorrimento subito qui sopra, ma non ha disturbato più di tanto, anzi non abbiamo quasi neanche sentita. Adesso stiamo tirando giù le bici, ecco l'Anna Maria che scende dal camper e ha preso il lucchetto. E andiamo in centro con la bicicletta. Quindi altra giornata di esplorazione di queste bellissime città della Spagna. Ci vediamo fra poco. Via. Allo. Eccoci. Quello è tutto lo stadio, impianti sportivi così. E qui volendo c'è anche il tram, Sì, volendo si potrebbe prendere anche il tram che passa proprio qui davanti, ma visto che abbiamo le bici poi ci spostiamo in città direttamente con le bici, preferiamo. Sono 4 km. Abbiamo il nostro navigatore. Sì, quello è il tram e questa è l'area attrezzata.
quello è il vuotatoio per il VC, eccolo qua, con sciacqua cassetta, acqua potabile e lo scarico delle grigie sotto qui, ecco, ci sono le grate. Allo, arrivederci. E questa è tutta l'area attrezzata, bella grande comunque. Qui c'è la strada, ecco, con la pista ciclabile. Andiamo alla ciclabile e andiamo. Si sono liberati dei posti. Ieri sera non c'era niente, come siamo detto noi, invece di mattina si libera sempre, è normale così. Capita sempre così. Se volete trovare posto bisogna arrivare al mattino. In pratica abbiamo attraversato l'autostrada sempre sulla pista ciclabile e adesso siamo arrivati in un percorso sempre ciclopedonale sterrato che costeggia il parco. C'è un vento fresco ma un bel sole. Tutto sul ciclopedonale, Eccoci, una rotatoria immensa. E già da qui iniziamo ad intravedere i campanili e le alte cupole della Basilica del Pilar, regalandoci un'immagine di incredibile suggestione. Tra noi e la cattedrale scorre il fiume Ebro, che nasce in Cantabria e che sfocia in un grande delta nella provincia di Tarragona, dopo aver percorso ben 930 km. Questo e la sua portata media di oltre 600 metri cubi al secondo lo rendono il fiume più grande e lungo della Spagna. A Saragozza troviamo diversi ponti che attraversano il fiume Ebro. Qui abbiamo raggiunto il ponte di pietra, chiamato anche Ponte dei Leoni. Costruito nel XV secolo, è considerato uno dei simboli della città. Dal ponte si gode di una fantastica vista sulla mole della Basilica del Pilar. Appena superato il ponte di pietra, svoltando a destra con un sussulto al cuore per la meraviglia, ci ritroviamo nell'incredibile e lunghissima piazza di Nostra Signora del Pilar, una delle piazze pedonali più grandi di tutta la Spagna. È sicuramente la piazza più iconica di Saragozza, soprannominata il Salotto, e si capisce subito il perché. È infatti uno dei luoghi più eleganti, nobili, popolari e frequentati della città aragonese. Leghiamo le nostre e-bike negli appositi stalli ed entriamo all'Officina de Turismo, il nostro ufficio informazioni turistiche, a prendere la classica cartina della città con annotati i luoghi più interessanti da visitare. Mi viene da ridere vedendo le colorate poltrone molli a disposizione del pubblico, perché mi ricordano gli sketch di Fracchia, il mitico Paolo Villaggio con l'indimenticabile Gianni Agus. Sulla grandiosa piazza, oltre alla maestosa basilica di Nostra Signora del Pilar, con la sua immensa facciata barocca sormontata da magnifiche cupole e attorniata da 4 campanili, sul lato minore, dalla parte del ponte di pietra, si affaccia anche la cattedrale del Salvatore e per questo motivo la piazza è chiamata Piazza delle Cattedrali. Oltre alle 2 chiese, qui troviamo altri palazzi e monumenti di grande interesse. Ammiriamo un complesso monumentale dedicato al pittore Francisco Goya, il magnifico palazzo dell'Ayuntamiento che è il municipio di Saragozza, mentre sul lato lungo, opposto alla basilica, gli eleganti palazzi scanditi dalle grandi colonne squadrate di marmo verde danno un tocco nobile e solenne a tutta la piazza e creano una suggestiva scenografia.
Per finire, sul lato corto, dopo la basilica, troviamo la moderna fontana dell'Ispanità, realizzata nel 1991 in onore dell'Unione dei Paesi Latinoamericani. Ma finalmente fermiamoci ad ammirare la Basilica di Nostra Signora del Pilar, o semplicemente Basilica del Pilar. La basilica è uno dei più famosi santuari di Spagna ed è dedicata alla Vergine Maria con il titolo di Nostra Signora del Pilar, celebrata come madre dei popoli ispanici da Papa Giovanni Paolo II. La chiesa è dedicata alla più antica apparizione mariana della storia. Secondo la tradizione è stata fondata da Giacomo il Maggiore dopo che Maria, ancora vivente a Gerusalemme, gli era apparsa non in spirito ma nel suo corpo, seduta su un pilastro, in spagnolo pilar. L'attuale chiesa è un edificio di proporzioni gigantesche, un vero gioiello dell'arte barocca, dotato di una grande cupola centrale circondata da altre 10 cupole minori e da 4 campanili. Fu eretta a partire dal 1681. All'interno troviamo cappelle e volte decorate da affreschi di noti artisti, di marmi, bronzi e argenti, e nella Santa Capilla è custodita la piccola statua lignea della Madonna del XIV secolo, vestita di paramenti preziosi, posta su una colonna di alabastro. Agli affreschi della cattedrale ha lavorato anche Goya, al quale nel 1772 fu affidato l'incarico di dipingere la volta del coreto di fronte alla Santa Cappella. Usciamo estasiati da tanta ricchezza artistica ed entriamo in un bar a prendere un caffè, ma solo perché abbiamo questa abitudine, sapendo che qui non è facile trovare un buon caffè. Qui si vendono i biglietti della lotteria, dappertutto immancabile in Spagna la lotteria. Prima di imboccare una delle grandi vie che si dipartono dalla piazza, entriamo ad osservare il passaggio del Ciclone, ufficialmente passaggio del commercio e dell'industria. Si tratta di una vecchia galleria commerciale. Il suo nome popolare, El Ciclón, deriva dal negozio di giocattoli che occupava parte del suo interno e che fu una delle ultime attività a chiudere i battenti. Ci incamminiamo adesso lungo le ampie e animate strade circondati da signorili locali e negozi che si aprono sotto bellissimi ed eleganti palazzi di varie epoche e diversi stili, ma tutti ricchi di fascino e di grande pregio architettonico. Stiamo cercando Calle, come si chiama il coso? Trovata! Dopo una lunga ma gratificante passeggiata, torniamo nello slargo di Piazza del Pilar, ma in quella parte che prende il nome di Piazza dell'Aseo, dove, di fianco alla Cattedrale del Salvatore, troviamo aperto il Museo Diocesano, così decidiamo di dare uno sguardo al chiostro interno.
A mezzogiorno in punto bisogna essere in questa piazza, perché dalla Basilica del Pilar scatta un clamoroso concerto di campane e musica che invadono l'immenso spazio e creano un complesso sensoriale di suoni che si fondono con la strepitosa solennità dell'ambiente circostante, fatto di palazzi, chiese, monumenti, colonne e cielo, che uniti assieme ti trasportano in una dimensione nuova e mistica, regalando emozioni uniche e indimenticabili. Recuperiamo le nostre bici, riattraversiamo l'Ebro sul ponte di pietra e torniamo al nostro camper. Quando arriviamo, troviamo davanti al nostro un motorhome Autostar Privilege con attaccato un gran carrello e subito dietro parcheggiata una comoda Smart che consente di raggiungere mete anche lontane senza muovere il camper. E questo Helios francese, guarda che forte, io non ho mai visto sto qua nelle nostre fiere fatto così. C'ha la prolunga, addirittura col tendalino. Piacerebbe anche vederlo per dentro com'è. Pranziamo nel nostro camper e ripartiamo subito in direzione sud-ovest, verso Madrid. Appena presa l'autovia A2 gratuita, ci fermiamo a fare gasolio. Tra l'area sosta e l'autostrada non avevamo trovato distributori. Comunque, anche qui il prezzo di 1,569 al litro è molto buono rispetto a quello che si paga in Italia sulle autostrade. Qui insomma il vento non manca e si vede perché guarda come girano bene le pale eoliche. E abbiamo ripreso il nostro percorso, il nostro viaggio e stiamo andando in direzione di Sigüenza, una cittadina medievale a circa 100 km a nord di Madrid, ed è la nostra ultima tappa prima di Madrid, dove arriveremo domani mattinata. Non mancate di vedere il prossimo video, sarà davvero molto interessante. Un carissimo saluto a tutti, ciao!